Amici, è una vera gioia ritrovarvi in questo nuovo video. Siamo partiti ieri nel tardo pomeriggio da Padova per arrivare sul Lago Maggiore, all'eremo di Santa Caterina del Sasso, distante più di 300 km. Ma abbiamo deciso di fermarci circa a metà strada, in un'area sosta sicura e ben curata. Abbiamo scelto l'area comunale di Gussago, in provincia di Brescia. Qui abbiamo trovato altri 2 camper, è illuminata, la pavimentazione è in autobloccante, si accede tramite una sbarra, ci sono le colonnine elettriche ed un punto di carico-scarico delle acque. L'area è comoda non solo per interrompere i lunghi trasferimenti, ma anche e soprattutto per scoprire la bellezza delle colline della Franciacorta. Il prezzo per la sosta e i servizi è di 4 euro per le prime 4 ore, oppure 10 euro per 24 ore. Il navigatore dei Pastorelli qui dice che mancano 47 km, arriveremo tra 55 minuti. L'eremo di Santa Caterina del Sasso si trova nel comune di Leggiuno, in provincia di Varese, sulla costa lombarda del Lago Maggiore, ed è uno dei suoi luoghi più suggestivi e iconici. Questo è il parcheggio dell'eremo di Santa Caterina del Sasso. Parcheggio libero, gratuito, non ci sono divieti per camper. Il parcheggio dedicato ad ospitare i visitatori dell'eremo che arrivano con i mezzi propri si trova in posizione sopraelevata rispetto all'eremo e si raggiunge agevolmente anche in camper, nonostante nell'ultimo chilometro la strada sia un po' stretta. Guarda che belle immagini ci regala questo drone. È un semplicissimo Mini 2 della DJI, però dà delle soddisfazioni. Se anche a te piace questo video e lo trovi interessante, metti un pollice in su e, se non lo hai già fatto, iscriviti adesso al canale. È davvero molto importante se vogliamo farlo crescere prodigo di contenuti utili e piacevoli. Grazie! Proseguendo a piedi in lieve discesa sulla strada da dove siamo arrivati, si arriva al centro visitatori con la biglietteria, da dove parte la lunga scalinata che scende all'eremo. Interessante sapere che all'eremo di Santa Caterina si può arrivare anche via acqua, con i battelli della navigazione Lago Maggiore, da Arona, Stresa, Laveno Mombello, eccetera. Questi pannelli ricordano 4 personaggi illustri del mondo dello sport che hanno avuto i natali nel comune di Leggiuno. Abbiamo Massimo Contini, pilota di motocross, campione italiano nel 1986. Matteo Perucchini è stato il primo italiano ad attraversare l'Oceano Atlantico in solitaria a remi. Silvano Contini, premiato ciclista su strada, e Gigi Riva, soprannominato Rombo di Tuono, il miglior marcatore di sempre della nazionale italiana, con ben 35 gol. Sbuchiamo in una suggestiva piazzetta circondata da edifici rurali, tra i quali un piccolo bar e la biglietteria per l'accesso all'eremo di Santa Caterina del Sasso. L'eremo è visitabile tutti i giorni, ma fate attenzione agli orari di apertura, perché nei feriali del periodo invernale è aperto soltanto al pomeriggio, dalle 13:30 alle 18. Gli animali sono ammessi solo fino ai piedi della scalinata e nel giardino esterno, non dentro la parte monumentale. Il biglietto intero costa 5 euro, ridotto 3 euro. Quando siamo arrivati noi, ci hanno proposto, aggiungendo 10 euro a testa, di partecipare alla visita guidata, che sarebbe partita entro pochi minuti.
Abbiamo accettato volentieri di cogliere questa opportunità per capire meglio cosa andavamo a vedere. Mentre attendiamo l'inizio del tour, ne approfittiamo per goderci il bellissimo e tiepido sole in questo contesto naturale, davvero stupendo. C'è questo edificio che è la prima parte edificata, il primo edificio sacro edificato, che oggi è inglobato nelle chiese successive, che solitamente non viene aperto. Non viene aperto per un motivo molto semplice: è piccolissimo, lo vedrete, entrerete in 2 per volta. Ed ecco Elena, la nostra guida, che prima di partire ci introduce concettualmente nell'eremo, spiegandoci che avremo la possibilità di entrare anche nel piccolo saccello del beato Alberto Besozzi. Per scendere, Elena ci accompagnerà sulla lunga scalinata panoramica con ben 268 gradini, ma chi lo preferisce può scegliere l'ascensore scavato nella roccia al costo di €1 a tratta. Ci si ricongiunge all'ingresso dell'eremo. I gradini sono ampi, ma di lunghezza variabile e inclinati verso il basso. Questo rende la discesa un po' faticosa perché bisogna continuamente regolare la misura del passo e soprattutto si ha la sensazione di scivolare in basso. Ma il panorama sul lago che si apre davanti a noi rende il percorso leggero e piacevole. L'eremo di Santa Caterina del Sasso, incastonato nella roccia a strapiombo sulla sponda orientale del Lago Maggiore, sembra sospeso tra cielo e acqua. È il monumento più visitato della riva lombarda. Si trova a circa 16 metri sopra il livello del lago, in una posizione mozzafiato che unisce spiritualità, storia medievale e bellezze naturali. I fiorellini che noi chiamavamo da piccoli gli occhi della Madonna, non so come si chiamano veramente. Come li chiamate voi? Tutto ebbe inizio intorno al 1170, quando il mercante e usuraio Alberto Besozzi di Arolo, frazione di Leggiuno, fu sorpreso da un violentissimo nubifragio mentre attraversava il lago. Terrorizzato, invocò Santa Caterina d'Alessandria, promettendo che, se si fosse salvato, avrebbe vissuto da eremita in quel punto della costa. Il voto fu esaudito. Besozzi fu salvo e si ritirò in una grotta naturale dove costruì una piccola cappella votiva dedicata alla santa, che oggi è il sacello più antico dell'eremo. Alberto morì in odore di santità e i suoi resti riposano ancora nella chiesa. Affacciandoci dalle balconate possiamo scorgere vicino alla sponda opposta del lago le isole Borromee. Tra queste, le più chiaramente visibili sono l'Isola Bella e le vicine Isola dei Pescatori e Isola Madre. Invece, qui sotto, vediamo il molo di attracco dei batelli che fanno servizio di linea nel lago. Dal XIII-XIV secolo l'eremo si espanse e nel tempo fu abitato da vari ordini ecclesiastici, inizialmente i domenicani, dal 1379 al 1643 i frati di Sant'Ambrogio ad Nemus da Milano e poi i carmelitani di Mantova fino al 1770. Nel 600 5 enormi massi franarono dal costone roccioso soprastante la chiesa, ma rimasero miracolosamente incastrati nella volta della cappella. Caddero solo nel 1910 senza ferire nessuno e furono rimossi nel 1983. Dopo la soppressione napoleonica l'eremo decadde, subì frane e danni, ma nel 1914 fu dichiarato monumento nazionale. Restaurato profondamente negli anni 70-80 con il consolidamento della roccia e la rimozione dei massi pericolanti, oggi appartiene alla provincia di Varese ed è gestito dalla Fraternità Francescana di Betania. Il complesso dell'eremo è un capolavoro di architettura rupestre, si sviluppa su più livelli aggrappati alla roccia, con un convento meridionale, portico e 7 arcate elogiato sul lago, un conventino centrale con cortile con antico torchio del 1759 e una torre campanaria romanica del XIV secolo a strapiombo sull'acqua. La chiesa attuale, risalente alla fine del XVI secolo, è il risultato della fusione alla fine del Cinquecento di 3 cappelle, San Nicolao, Santa Caterina e Santa Maria Nova.
ed è intitolata a Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto. La facciata ha un elegante portico rinascimentale del 1508. All'interno gli affreschi e le opere sono straordinari. Nel cuore dell'eremo si trova il Sacello, il nucleo più antico del complesso, costruito intorno al 1195 proprio da Alberto Besozzi ed è conservato intatto sul fondo della chiesa attuale. Originariamente era una piccola cappella eremitica, le sue dimensioni replicano esattamente quelle del sepolcro di Santa Caterina sul monte Sinai ed era il primo luogo di culto dell'eremo, pensato per la preghiera e il ritiro solitario. Oggi le reliquie del beato Alberto Besozzi sono esposte accanto al Sacello, in una teca di vetro dove in realtà è visibile una statua lignea che raffigura lo scheletro del beato, mentre i veri resti ossei sono conservati in un'urna nascosta all'interno del cuscino. Sulle pareti si ammirano affreschi cinquecenteschi con le nozze mistiche di Santa Caterina e la traslazione del corpo della santa al Sinai. L'interno del Sacello può essere visitato soltanto partecipando alle visite guidate. Vedete invece proprio il taglio. Volto della Madonna in mezzo, quello si vede abbastanza bene. A fianco abbiamo sicuramente un San Paolo, altissimo, lunghissimo, un po' sproporzionato, ma la spada non può che essere San Paolo, una spada con Usciamo ammirati da tanta bellezza e suggestione per la storia e per tutto il contesto dove ci troviamo. È davvero un luogo simbolico, intenso e di grande suggestione, proprio da non perdere. Ci incamminiamo verso la scala per ritornare al parcheggio, ma dirottiamo verso il tunnel di accesso all'ascensore. La risalita meccanizzata costa appena €1. Anna Maria, io ho il fiatone. Ah, io no, tutto bene, tranquilla. Noi siamo stoici, non significa tirchi, e vogliamo provare la scala anche in salita e ammirare ancora una volta il magnifico panorama per imprimerlo bene nei nostri occhi. E poi, a dire il vero, il fatto che i gradini siano inclinati verso il basso, se scendendo creava un disagio, salendo, al contrario, agevolano tantissimo. Quello che serve è il fiato. Dopo un buon caffè al bar, ripartiamo alla volta dell'agricampeggio Sas Cavalask, che si trova a 14 km dall'eremo, immerso nella campagna nel comune di Ranco, sempre in provincia di Varese, a circa 600 metri a piedi dalla riva del Lago Maggiore. Si accede all'azienda agricola dalla provinciale attraverso un cancello non troppo largo e con i mezzi lunghi bisogna entrare allargandosi sulla strada. Le piazzole per camper e roulotte, numerate e di dimensioni generose, sono distribuite su diverse zone, con fondo in ghiaino o brecciolino, e tutte attrezzate con allaccio elettrico e prese d'acqua potabile. D'inverno però sono chiuse. È presente un blocco riscaldato con bagni e docce calde gratuite, ben organizzato e tenuto in ordine. Per il soggiorno, anche di una sola notte, bisogna prenotare tramite WhatsApp. Quando ci siamo stati noi, ad inizio febbraio, il costo per 24 ore era di €20, servizi compresi, più la tassa di soggiorno di €1 a persona al giorno. La reception è presidiata soltanto in alcuni orari, ma per ogni necessità potete telefonare ai numeri che trovate sul loro sito. All'interno troviamo anche un piccolo bazar che per ogni evenienza propone alcune attrezzature da campeggio e, soprattutto, alcuni prodotti propri dell'azienda agricola, quali miele e uova.
oltre ad alcuni prodotti alimentari da grande distribuzione. Tra i servizi troviamo l'ampia zona dedicata al camper service. Sul fondo in autobloccante c'è la grata per lo scarico delle grigie, che però è un po' stretta per fare centro agevolmente, ma l'inclinazione del pavimento è di grande aiuto a non disperdere l'acqua. Invece lo scarico con il VC nautico credo che qui sia impossibile. Abbiamo poi la colonnina per svuotare la cassetta ed il rubinetto per sciacquarla. Per il carico dell'acqua potabile c'è un rubinetto protetto dal gelo sul piazzale d'ingresso. Per finire abbiamo una zona separata per la raccolta differenziata. Anche se oggi piove, non vogliamo perderci una passeggiata sino alla spiaggia del Sas Cavalask. La pista ciclopedonale costeggia il recinto dell'azienda agricola, che si dimostra molto grande e articolata. Dopo 150 metri si svolta a destra su un sentiero sterrato e con altri 450 metri siamo sulla riva del lago. Ci troviamo nel bel mezzo del parco del Golfo della Quassa, dove si snodano diversi percorsi a piedi o in bici, molto belli, con vista lago e montagne. Ma adesso siamo davvero curiosi di vedere il Sasso Cavalask, anche se la denominazione in italiano è Sasso Cavallaccio. Per arrivare in centro a Ranco, un lungo lago, 2,4 km. Sasso Cavalazzo, 200 metri. Andiamo a vedere il Sasso Cavalazzo. Ed eccolo qui, enorme, sprofondato nell'acqua immediatamente oltre la riva. Si tratta di un megalite scistoso in serpentino. Detta così non sembra una cosa molto invitante, sembra più che altro una brutta malattia. Si tratta invece di un megalite erratico, riconosciuto come monumento naturale regionale ed è protetto per il suo valore geologico e paesaggistico. È vietatissimo danneggiarlo, scalarlo, usarlo come trampolino per i tuffi sul lago o rimuovere pezzi. Che si tratti di un megalite ci sembra evidente, ma che sia erratico, cioè vagabondo e nomade, ci fa venire qualche dubbio. Zampe non ne vediamo. Allora studiamo un po' di più e così scopriamo che questo gigantesco blocco di roccia è stato trasportato dal ghiaccio durante l'ultima glaciazione Würm tra 24.000 e 10.000 anni fa. Probabilmente proviene da una grande frana avvenuta nelle valli del Gotardo o del Sempione, poi caricato sul ghiacciaio che copriva tutta la zona del Lago Maggiore e depositato qui quando il ghiaccio si è ritirato. Il materiale di cui è fatto è serpentino scistoso, un tipo di roccia verde grigiastra che non si trova da queste parti. Ha forma di un parallelepipedo obliquo con spigoli vivi, misura 5x8 metri nella parte emersa ed è fortemente inclinato. La porzione conficcata nel terreno e sott'acqua è enorme, probabilmente la maggior parte del volume totale. Per questo resiste alla gravità senza cadere nonostante l'inclinazione. Nella zona tra Ranco, Angera, Sesto Calende e Ispra ci sono tanti altri massi erratici, ma questo è il più imponente e il più famoso. Per adesso vi ho detto tutto quello che so, il nostro video finisce qui, ma vi diamo appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio, dove ci sposteremo alle terme di Premia nell'Alta Valle Antigorio in Piemonte. Intanto vi salutiamo caramente con un bel ciao!